questa live, vediamo se parte. Vediamo, dovremmo essere dal vivo. Sì. Bene ragazzi, un salutone, ciao ragazzi, e oggi ovviamente vedete che sono riuscito a far partire questa live dal garage questa volta. Sono riuscito tramite l'hotspot del telefono a utilizzare il PC, in questo caso adesso, e quindi vi porto appunto questa nuova, voi la conoscete ovviamente questa location, però in live ovviamente l'avevo fatto una volta e non era andato molto bene. Adesso aspettiamo che magari qualcuno si colleghi. Come ho detto appunto circa 10 minuti fa, ho mandato sulla community un messaggio a tutti voi ovviamente. Perché? Perché oggi andiamo a fare un piccolo unboxing di alcune cosette che ho comprato. Le ho comprate nell'arco di questi giorni, insomma, di queste settimane. L'ultimo è questo, che l'ho comprato ieri. Questo qui è un mini compressore, come si vede, adesso andremo a vedere magari nel dettaglio. Intanto mi sembra è arrivato un messaggio da Boren e Davide. Ciao ragazzi, mi raccomando andate a seguirli, Boren e Davide, che fanno veramente dei video ad hoc. E un salutone a loro. E niente, come dicevo appunto, ho preso alcune cosette che adesso andiamo magari a vederle insieme, ma soprattutto mi sono collegato perché in questa settimana qui non sono riuscito a portare un video per varie svariate motivazioni. Però ci sto appunto lavorando. Uscirà fuori poi il video non solo del reset che avete visto della C3, ma ben anche il tagliandino, perché è stato fatto anche lì un tagliandino facile facile. E poi c'è anche un altro video in cantiere a cui ci sto lavorando un attimino, anche quello molto interessante e lo vedrete. Ma poi ho acquistato anche altre cosette, ovviamente non posso farvi vedere tutto subito, però ho acquistato altre cosette interessanti per farci appunto anche dei video. Intanto sono arrivate altri di voi ragazzi. Allora, Naldi, buonasera, ciao, ciao. E anche Melania, ecco, linee guida per il tuo risarcimento. Ciao, un salutone anche a te. E anzi, poi ci sentiremo poi in privato perché ovviamente usciranno magari nel seguito alcuni video anche con lei, quindi mi raccomando. Se non avete visto il suo canale andate a visitarlo, che è molto interessante, e anche con lei vedremo di fare qualche collaborazione appunto e vediamo dai di come fare di far uscire qualcosa di carino. Detto questo, cos'è? All'incirca 3 settimane fa, un mese fa, avevo fatto una live fuori dal Lidl, non so se vi ricordavate. Io vi faccio vedere, vediamo se riesco a spostare leggermente. Queste erano le chiavi che avevo acquistato fuori al Lidl. Ho avuto modo di testarle un pochino e devo dire che non sono male per il prezzo ovviamente che costano, non sono male devo dire. Si riesce a fare qualche lavoretto ovviamente hobbistico. E come avete visto ne avevo presa una barra, ma poi sono andato a ricomprarmene un'altra, infatti c'è anche la seconda che ho installato qui per mettermi le bussole, perché una era troppo poco secondo me e quindi sono ritornato alla Lidl e ho acquistato anche un'altra barra, quindi adesso ho praticamente ho la parte sotto della rastrelliera, posso all'occorrenza metterci cacciavite o quant'altro che praticamente stanno su da soli. Aspetta, vi rimetto un attimino come eravate prima. Ecco, ok. Intanto sono arrivati altri messaggi. Ok, ci scriviamo subito. Ottimo, ottimo, Boren e Davide, ottimo. Aspetto il vostro video e il proseguo del video, quello famoso. Sono qui che attendo, poi vediamo chi c'è. Oh, Domenico, un salutone, ciao Domenico, ciao anche a te.
qui purtroppo, ah no, sì, si riesce a vedere, siamo un pochini dai, siamo in 6. Speriamo che magari mano a mano che la live vada avanti, che alcune persone magari vedano i messaggi e possano entrare in live. A proposito, siamo arrivati anche quasi a 2500 iscritti. Io volevo tenermi questa live per fare appunto magari lo speciale dei 2005, però siamo lì, dai, mancano circa una quarantina di iscritti, quindi siamo messi bene, dai. Vedo che l'interessamento c'è e mi fa piacere, e cercherò appunto di portare sempre, per quanto possibile, ovviamente, contenuti nuovi, anche perché insomma le misure del garage sono queste che mi consentono di fare, appunto. Poi magari chissà, magari nello scorrere del tempo, magari fra qualche tempo, chissà, magari farò un upgrade anche del garage, Vedremo, non voglio magari spoilerare niente, vedremo. Vediamo, intanto sono arrivati altri 2 messaggi. Allora, faccio un post, aspetta, perché io sono mezzo ciecato. Allora, faccio un post sul nostro canale per linee guida. Ah, okay. Ecco, vedi Melania. Ottimo, ottimo. Poi magari sì, sicuramente ti scriverà anche lei, Allora, un canale che merita, lo aiuteremo a crescere. Grazie, grazie Davide Boren. Spero che sicuramente Melania apprezzerà il tutto, anche perché vedendo il suo canale è davvero professionale, quindi si tratta solo di attendere un attimino che i suoi video comincino a macinare, che YouTube cominci a macinare, e vedrete che gli iscritti anche per lei, anche per il suo canale, aumenteranno sicuramente, perché sono contenuti ovviamente di qualità. Vediamo linee guida. Ok, Melania, grazie ragazzi. Beh, è il minimo, devi ringraziare anche loro, sì, ma lo stai facendo, dai. Allora, come ho detto, ho fatto una piccola intro, quindi vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, beh, il pacco, la scatola più grande è questa. Questa l'ho presa, fatalità, ieri, perché sono andata alla Leroy Merlin, e l'ho trovato in offerta, in super offerta, a 95 euro. Io comunque vi lascerò, qualora magari non riusciste a trovarlo lì, magari vi lascio comunque un link su Amazon. L'unica cosa è che il prezzo ovviamente è più alto. Questo si tratta di un mini compressore di 1 cavallo di potenza, però la particolarità qual è? È la sua maneggevolezza, perché è davvero molto compatto. Adesso ve lo apro e ve lo faccio vedere. Quindi lo si può portare un po' dappertutto, e soprattutto per me, nella situazione in cui, tra virgolette, sono, in cui lo spazio per me è vitale, quindi anche nel garage, avere una cosa piccola, un compressore piccolo. Ovviamente non posso aspettarmi di fare dei lavori un po' particolari, ovviamente, perché magari alcuni utensili non si possono utilizzare, verniciare non si può, però per soffiare, per gonfiare le ruote, e qui dopo ci arriviamo, si può utilizzare tranquillamente senza problemi. Arriva ad 8 bar, quindi un'ottima pressione, e non ha manutenzione perché non bisogna inserire l'olio. Appunto, vi dicevo, la particolarità di questo è la silenziosità. Io l'ho già aperto perché appunto ho messo il filtro che va dietro, e ho messo l'attacco rapido che è davanti, poi dopo adesso ve lo faccio vedere. E l'ho provato ad accendere, e ragazzi dopo lo accendiamo insieme e vi faccio sentire. È una cosa, io son veramente contento, perché lo si può utilizzare tranquillamente senza dar fastidio a nessuno, quindi mi immagino anche con cosa ci posso fare questo. Eventualmente posso anche portarmelo via, e qualora dovessi fare qualche video in esterna, ovviamente ci vuole la presa, però posso utilizzarlo, quindi non ci sono problemi. La maneggevolezza è il suo punto forte, diciamo. Vediamo, intanto sono arrivati i messaggi. Adesso apro tutto e adesso vi dico anche le altre 2 cose. Allora, Giordano, ciao, ciao, un salutone anche a te.
intanto vedo che piano piano la gente inizia ad arrivare. E poi altro, quindi un altro pacchetto di Amazon che è, adesso vi faccio vedere, ovviamente l'ho preso per completare, ma poi c'è una cosa mancante che vi dirò anche. E va bene, dai, partiamo subito, vi faccio vedere anche il resto. Per ritornare al discorso Lidl, cosa ho trovato? Ho trovato anche, sempre alla Lidl, questo caricatore. Questo qui è un della Ultimate Speed, lo si trova alla Lidl, ma ragazzi, io ci ho speso di questo, adesso vi faccio vedere perché non voglio dirvi bugie, vediamo se riesco a trovarlo. Eccolo qui, carica batterie, togliamo il resto, non so se si riesce a vedere, vediamo se ve lo faccio vedere, lì 9 euro e 99, quindi con 10 euro mi sono portato a casa un caricabatterie da poter utilizzare per la macchina, ma anche per la moto, perché questo caricabatterie lo si può utilizzare sia a 6 volt che anche a 12. Adesso aspetta, vediamo, intanto sono arrivati altri messaggi. Passion Motor Team, ciao, ciao, un salutone. E come vi dicevo, io parto già, dai, ve lo apro così ve lo faccio vedere senza stare lì tanto a perdermi in chiacchiere. Come vi dicevo, appunto, è 6 o 12 volt, quindi lo si può utilizzare moto, macchina, non ci sono problemi. Appunto, questo ha una capacità, lo si può utilizzare per batterie che vanno da 1.2 a 120 ampere, quindi batterie abbastanza sostanziose. Ovviamente i tempi di ricarica, più la batteria è alta e più sono lunghi, ovviamente. Questo ha all'interno un processore, quindi, che riesce a gestire tutto in automatico. Quindi voi basterà mettere, che mettete le due pinze, che adesso vi faccio vedere anche come sono. Ovviamente per il prezzo pagato non potete pretendere chissà cosa, però per me sono buonissime per il prezzo pagato. Vi dico i dettagli, quindi allora girando la scatola qui dice, allora, ha un comando intelligente che tramite il microprocessore programma tramite microprocessore con programma di diagnosi e procedura di carica completamente automatica. Quindi quello che vi dicevo, voi basta che lo attaccate e in automatico poi lui parte e fa tutti i controlli del caso che deve fare sulla batteria. Qui dice ovviamente per tutte le batterie, quindi 6-12, la capacità ve l'ho già detta, e poi ci sono 4 programmi per adattare in modo ottimale la ricarica al tipo della batteria. Quindi all'interno poi ci sono 4 programmi selezionabili. Ha un display LCD che si illumina. Vediamo un attimino poi. Ha una carica ad impulsi per rigenerare le batterie scariche. Quindi cosa fa? Qualora doveste avere una batteria che è andata giù, quindi avete lasciato l'auto per parecchio tempo ferma e la carica e non si riesce a accendere perché la batteria è veramente tanto giù, con questo metodo qui, caricandola ad impulsi, si riesce, tra virgolette, un po' a rianimare la batteria. E quindi, se ovviamente gli elementi sono ancora decenti, se gli elementi interni della batteria sono ancora buoni, si può portare ad efficienza la batteria, quindi andare a ricaricare. Vediamo un attimino poi, allora c'ha una modalità invernale per le basse temperature, quindi la si può tenere anche per come mantenitore, quindi lo si lascia acceso e rimane lì. Una volta che arriva alla massima carica la batteria, ogni tanto il caricatore darà degli impulsi, quindi per tenere viva, tra virgolette, la batteria e tenerla sempre un po' in movimento, come diciamo, ecco, per tenerla sempre viva, ok? Poi vediamo un attimino, allora poi c'è una protezione contro il cortocircuito, quindi se voi per sbaglio mettete al posto del rosso e nero positivo e negativo invertite, non succede nulla per fortuna, quindi c'è una protezione che va a intervenire e blocca tutto. Poi vediamo un attimino e poi dice anche questo, collegamento prolungato per una ricarica ottimale senza formazioni di solfati. Quindi
caricandolo si evitano malfunzionamenti oppure la formazione di solfati all'interno della batteria. Poi c'è un LED di avviso, ecco, quindi della polarità c'è un LED d'avviso, ve lo faccio, aspetta, vediamo, qui cosa dice? Sì, corrente di ricarica è massima 5 ampere, non è tantissimo ovviamente, però vabbè, se non avete pretese va benissimo, poi al terzo programma si riesce a ricaricare a un 14.4 volt a 5 ampere. Ve lo apro, dai, così ve lo faccio vedere. La confezione è semplicissima, nulla di che. Vediamo. Ovviamente all'interno troverete poi il libretto di uso e manutenzione. Questo lo metto intanto in parte. Ed eccolo qui, quindi non è grandissimo, proprio piccolo, e lo andrò poi a testare. Vediamo se magari farci un video oppure no, vedremo. Qualora vedremo, dai. Come vi dicevo, poi qui ci sono le due pinze, positive e negative, che vedendole adesso, prendendole anche meglio in mano, perché vi dirò ragazzi, questo io l'ho comprato e l'ho messo in parte, ho detto ma sì, ce l'ho, aspetta che intanto metto da parte. E quindi non sono stato là tanto a guardare, sinceramente. Quindi lo vedo anch'io con voi quasi per la prima volta, diciamo. Però devo dire che queste pinze non sono male, dai. Sono anche protette, quindi per il costo, ribadisco, che ha, è perfetto, secondo me è ottimo. E la andrò a provare in uno di questi giorni. Quindi rimetto sul tutto, rimetto a posto, intanto lo metto in parte così, anche la sua garanzia, che qui la garanzia, avevo letto che, cioè, eccola qua, dice 3 anni di garanzia, non so se riesco a farvelo vedere, si vede male purtroppo, comunque qui dice 3 anni, vedremo quanto dura e poi vi farò sapere, insomma, magari porterò qualche video, vediamo. Lo metto un attimo da parte. Ok, e intanto, rieccomi qua, e vediamo intanto i messaggi che sono arrivati. Allora, quindi, sempre Passion, ok, questo ok, mi stai dicendo, questo caricabatterie l'ho avuto per la 500 del 71, usato come mantenitore di carica, purtroppo dopo un anno dell'utilizzo intenso mi ha abbandonato. E lì ovviamente, se è come c'è scritto sulla scatola che 3 anni di garanzia, con lo scontrino dovresti in teoria farti rimborsare. Io spero che duri di più, ovviamente non avrò una carica intensa come la tua, quindi lo utilizzerò un po' a random, ecco, quando magari avrò bisogno di tirar su un po' qualche batteria, so che ce l'ho e quindi lo vado a utilizzare, ecco. Vediamo un attimo, intanto sono arrivati altri meccanici, scusate. Sì, è arrivato un meccanico ed è Vincenzo. Uè Michele, ciao tutti dal buon Vincenzo, eccoti. Ciao Vincenzo, anche a te, che anche lui da poco nel suo canale, ovviamente sicuramente lo conoscete, ha festeggiato i 40.000 iscritti, tanta roba, ma vedrete che lui farà numeroni. Poi vediamo Alessandro, ciao Michele, sei sempre al top, grazie mille Alessandro, gentilissimo, e spero dai di essere al top, spero di portarvi contenuti che vi possono piacere, e mano a mano che appunto riesco a trovare queste macchine, questi lavori da fare, volentieri ve li porterò nel canale, non ci sono problemi, insomma. Ma poi ho ancora altri video in cantiere. Il problema è macinare, perché ovviamente chi ha un canale YouTube mi può capire che non è per niente facile riuscire a registrare, poi a montare e quant'altro, quindi soprattutto per me che ho tempi un po' biblici, tra virgolette,
per il montaggio mi porta via un sacco, veramente un sacco di tempo. E quindi sì, io cercherò comunque di essere costante, per il possibile insomma. E appunto faccio anche questa live per non lasciarvi un po' da soli, così siete sempre sul pezzo. Poi, allora, questo lo lasciamo per dopo, un pacchetto di Amazon che avevo preso in corredo acquisto, e lo metto intanto in parte qui, e passiamo al pezzo forte, che è quindi il mini compressore. Lo vado ad aprire così vi faccio vedere. Io ovviamente l'ho già aperto e ho già montato l'attacco rapido. Allora, vediamo un attimino se non faccio danni. Qui le istruzioni. Allora, per andare meglio vado un attimo giù, ragazzi, aspettate, ok, così ce la faccio. Ora, cerco di mettervelo anche meglio, così che possiate vedere. Vi faccio vedere anche l'acquisto, quindi quanto è stato pagato: 95 euro. E vado a rimettere via il tutto. Ok, allora come vedete, eccolo qui, davvero molto compatto. Aspettate che vi abbasso un pochino. Ok, è davvero molto compatto, è un 6 litri, e adesso andremo a vedere anche quanto pesa. Quindi allora vediamo subito, vi dico un attimo. Allora, come vi dicevo prima, qui abbiamo 59 dB, quindi è davvero silenzioso. Adesso lo vedrete, ve lo alzo così vi faccio vedere anche i due manometri e vi spiego anche cosa servono. Allora, vediamo, senza fare danni, eccoci qua. Allora, uno è il manometro proprio di pressione che c'è all'interno, e quindi questo arriva a 8 bar. Ma tramite questa manopola, quindi, come vedete c'è più e meno, spostandola tramite quest'altro manometro invece, che darà l'uscita, i bar in uscita di cui abbiamo bisogno. Quindi lo si può mettere al minimo, oppure arrivare al massimo 8 bar. Vedremo poi nel corso d'opera, nel senso quando inizierò a utilizzarlo, come impostarlo. Ovviamente perché la capacità è limitata, però la bellezza di questo compressore qui è ovviamente la portabilità, ma la silenziosità, che adesso ve lo accendo, ve lo faccio vedere. Allora, quindi vi ho detto dei manometri. Qui abbiamo l'attacco rapido davanti, che ho già montato, che poi dopo vi dirò anche un'altra cosa. Anzi, ve la dico subito, dai. Per quanto riguarda l'attacco rapido, allora, io avevo già intenzione, è che poi dopo, tra una cosa e l'altra, è rimasto lì in stand-by, di prendere, come ha fatto il buon Vincenzo, un arrotolatore da applicare sul muro. Adesso vi alzo un attimino, eccolo qui. Qui vedete che c'è il portacarta. Andrò a togliere il portacarta e andrò a mettere l'arrotolatore con l'attacco per il compressore. Quindi il compressore lo andrò a mettere sopra e scenderà l'attacco rapido da attaccarsi qui. Così poi avrò la possibilità di estendere con l'arrotolatore a bisogno, quando dovrò fare o soffiare qualcosa oppure gonfiare le ruote. Questo l'ho già individuato, ho già visto dove andarla a prendere, e vedremo, perché non voglio dire troppo, nel senso che magari non lo trovo più, perché era un'offerta, e può essere che non c'è più in negozio, ovviamente, e quando lo avrò eventualmente vi aggiornerò, magari vi posterò una foto e vi farò vedere. Però l'idea di base è come Vincenzo ha fatto vedere anche da lui, ovviamente, era quella appunto di utilizzare un arrotolatore per comodità. Avrei potuto utilizzare un semplice tubo, però per comodità, anche quando si fanno i lavori sopra il banco, averlo a portata di mano, secondo me, è tutta un'altra cosa.
Detto questo, vi dico anche, intanto vi abbasso un poco, ok, e vi dico un attimo le sue caratteristiche, che sono riportate un po', sono riportate qui davanti, quindi vedete un cavallo, 6 litri, 8 bar, ma il peso, vediamo se riesco a girarlo, ovviamente la presa, qui avremo cosa? Aspettate, tolgo via, ok, via, rimetto a posto, anzi potrei anche accendere un po' anche la luce così vedete un po' meglio. Ecco qua, ho acceso di sopra. La presa, come vi dicevo, è questa qui, quindi presa comunissima, e qui avremo 1 metro più o meno di cavo bello spesso ovviamente. Vediamo un attimino, aspettate, allora, vedo se sono arrivati altri messaggi. No, per il momento non sono arrivati altri messaggi. Quindi come vi dicevo, cavo, ok, sarà 1 metro più o meno, e vi dico il peso, perché anche questo è importante. Il peso, allora vediamo se ok, sono inquadrato bene. Peso, allora il peso di tutto questo ambaradan è 15 kg e mezzo, quindi non è né troppo né poco. Alla fine c'è una comoda maniglia, questo qua lo si alza e lo si porta dove si vuole. Il motore è silenzioso, e qui c'è il suo filtro. Mi raccomando, ecco una cosa importante, quando andate a acquistare un compressore di questo tipo, mi raccomando, prima di farlo partire, di mettergli il suo filtrino, questo qui, mi raccomando, molto importante. Un'altra cosa, vediamo altri dati tecnici che posso dirvi. Allora, il modello intanto è DST 101-86, 8/6, della Stanley, si chiama Fat Max. E vediamo un attimino, come litraggio al minuto, ecco questo che è magari un dato che a voi può interessare. Il litraggio al minuto siamo a 105, e vediamo un'altra cosa, vediamo cosa c'è. Allora 116 psi, 6 litri, e i giri motore sono 1450. Adesso ve lo faccio sentire in moto, perché ovviamente lo volete sentire. Adesso ve lo faccio partire. Allora, ve lo giro intanto, perché da questa parte c'è ovviamente il tasto di accensione, che se non sbaglio dovrebbe anche pure illuminarsi. Adesso ve lo faccio sentire, quindi allora lo mettiamo al minimo, ok, e vado ad accenderlo. Datemi un secondo, che allora togliamo via questo che non serve, questo lo appoggiamo e andiamo a inserire la spina, tac, ed eccola qua, perfetto. Allora togliamo un po' di cavo che non dà fastidio, e niente, andiamo ad accenderlo e sentiamo quanto rumore fa. Mi sentite? Adesso magari ci sarà qualche vibrazione sul tavolo, però provo ad alzarvela così, ok, vi alzo un attimino così potete sentire. È più la vibrazione, ragazzi, è più la vibrazione del tavolo purtroppo che del compressore. Quindi adesso vediamo, lo facciamo caricare, vediamo se riesco a tenerlo su così, ecco, così potete sentirlo. Questo è il suo rumore, senza vibrazioni. Aspettiamo che arrivi, vi faccio vedere a 8 bar, intanto lo tengo su, vediamo. Ci mette un pochino, dai, ovviamente purtroppo non è un compressore, è per uso hobbistico, quindi dovete anche capire anche questo. Ma siamo arrivati quasi a 8 bar, vediamo un attimino, dovrebbe fermarsi in automatico. Arrivato ad 8 bar, dovrebbe, eccolo qua, arrivato ad 8 bar, si è staccato. Adesso vi faccio vedere quindi che, come vedete, il manometro con cui vado a scegliere la portata in uscita è a 0, però se io vado ad
aumentare, aspetta mi metto un po' meglio così, vediamo se va su, eccolo qua, vedete? Io con un click, ogni click ad esempio adesso è 4 barre, qua 5, 6, 7, 8. Forse anche un po' di più può andare, vediamo. No, 8 arriva. Ottimo, e posso scendere poi ovviamente. Bene, allora, un'altra cosa che non vi avevo detto, abbasso che così lo vedete, è il tappo in uscita. Questo serve per andare a, a togliere eventuali umidità che si crea all'interno, ovviamente. E adesso magari non me lo metto in direzione, lo sposto perché sennò vi arriva addosso e lo apro. Vedete? Si è attivato senza problemi. Allora lo rimetto qui e posso anche, tanto lo posso anche spegnere intanto. Allora quindi adesso lo rialzo, mi rialzo e questo lo metto un attimo in parte. E come avete visto, insomma, per il mio utilizzo, per il mio uso, secondo me va più che bene, anche perché poi lo andrò a utilizzare per fare quei piccoli lavoretti hobbistici che mi consentono di fare ovviamente stando nel garage. Qualora, io avevo pensato anche questo ragazzi, qualora dovessi avere una necessità maggiore, andrò a fare magari una T e andrò a collegare una bombola aggiuntiva, quindi utilizzerò sempre il motore di questo, però andrò anche a riempirmi una bombola esterna, quindi magari ci metterò ovviamente più tempo, ma aumenterò la capacità qualora dovesse servirmi. Vediamo un attimo, intanto forse sono arrivati altri messaggi. Eccolo qui. Allora, Vincenzo, ok, silenziosissimo. Beh, sì, dai, avete sentito? Forse magari per le vibrazioni purtroppo del tavolo si trasmettono al PC, perché comunque vedete, se io muovo qui, vi muovo tutti. E quindi magari avete sentito anche qualche vibrazione del tavolo, però in linea di massima è molto silenzioso. Vediamo un attimo. Ah, ok, Melania, anche te molto silenzioso, sì. È quello che mi ha stupito, infatti, quando sono andato a vederlo, ero lì per caso, e passando però l'ho visto, ho detto proviamo un attimo a vedere di cosa si tratta. E ho guardato un attimino, l'ho provato, effettivamente era parecchio silenzioso. E quindi ho detto, vuoi vedere che magari può ritornarmi utile? E ho detto, va bene, dai, lo prendo e via. E quindi è andata così. E vedremo nel corso del tempo come andrà, come andrà. Bene, dai, vediamo un attimino. Ragazzi, se volete scrivermi qualcos'altro, volentieri. Tanto siamo arrivati già a 30 minuti, ridendo e scherzando. Siamo arrivati a 30 minuti. Se avete qualche domanda, fatemela pure, non ci sono problemi, E sono qui appunto per rispondervi. E poi arriviamo anche a questo, che è il pacchetto di Amazon che mi sono fatto arrivare ed è appunto in corredo al compressore, quindi sarà ovviamente qualcosa dedicato al compressore. Lo vado ad aprire insieme a voi, questo sì, lo apro insieme a voi per la prima volta. Amazon, ragazzi, c'è da dire, servizio eccellente e quindi veramente ottimo, soprattutto con il Prime, devo dire che il servizio è eccellente e anche i prezzi in alcuni casi sono davvero competitivi, devo dirlo, è la verità. E quindi sì, io quando posso e quando vedo delle occasioni, e ci sono state anche nel Prime Day, acquisto svariate cosette. E poi tra l'altro ho ancora altre cose da farvi vedere che ho acquistato e quindi magari non so, faremo un'altra live. Vediamo. Allora andiamo ad aprire intanto. Allora, quindi questo è il primo e questo, vabbè,
adesso vi faccio vedere e vi spiego perché ho scelto questi e non altri. Allora questo lo posso lanciare, via, ok. Partiamo con la pistola dell'aria, ve la faccio vedere e vi faccio vedere anche perché ho deciso di prendere questo modello rispetto ad altri. Beh, lo apro così e via, tanto non stiamo lì. Allora, come vedete questa qui è un made in Italy, vediamo se, non so se riesce a vedere, e l'ho presa così, intanto devo dire che anche il ritorno della molla è fatta bene, devo dire che è fatta bene, l'ho presa nera uguale ovviamente al compressorino, però devo dire che è fatta bene. La preferisco questa rispetto alle pistole hobbistiche, quelle piccoline, grandi così, che hanno la puntina, perché queste qui consentono di fare alcuni bei lavoretti, soprattutto quando si deve soffiare in alcuni punti dove hai bisogno di allungarti. E queste secondo me sono le ideali, le utilizzano anche in officina, attacco rapido. Ci sono, volendo, ci sono anche quelle più lunghe. Io non ne trovo il bisogno al momento e quindi penso che questo sia un giusto compromesso, e devo dire anche che di qualità non è veramente male. Per il prezzo pagato questa mi sembra costava 8 euro, quindi ragazzi, cioè, stiamo parlando di niente. Bella, devo dire, non mi dispiace, bell'acquisto. Poi, altro, sempre nel pacchetto, ho acquistato questo, anche questo prezzo era in sconto. Questo qui è il manometro, ovviamente, per le gomme quando si fanno i tagliandi, oppure quando si vuole andare a controllare le gomme, si va a utilizzare appunto questi manometri. Questo, se non sbaglio, gli ho dato all'incirca sui 10 euro. Questo vediamo un attimino com'è, sperando di non fare danni, vediamo se riesco a toglierlo senza far danni, ma vediamo se riesco ad aprirlo. No, ok, vediamo se non faccio danni in diretta. Ah no, ok, è venuto via, oh, per fortuna. Allora, qui poi abbiamo vari adattatori che adesso vi faccio vedere, e la pistola in sé è questa. Vedendola un attimo di primo impatto, ovviamente si vede che ha il suo costo, quindi è un 10 euro. Però devo dire che dai, non è malvagia, anche il manometro in sé non è male. Poi ovviamente andrò a verificare anche con altri manometri se è corretto, quindi andrò con un manometro di quelli ovviamente buoni e andrò a fare il paragone, quindi andrò a vedere se il manometro, se le due misure sono identiche. Poi cosa c'è da dire? Ah sì, l'attacco. Questo qui, e l'ho scelto con questo attacco perché? Perché ci devo collegare anche il monopattino. Io ho un monopattino elettrico, ogni tanto mi muovo anche in elettrico anch'io, nel limite del possibile, fino a che non comprerò magari anch'io, chissà, una macchina elettrica. E quindi mi va molto comodo questo attacco perché lo attacco normalmente, questo resta fermo e poi lo si può gonfiare senza problemi. Devo dire che per il suo prezzo, dai, non è malvagia. Ovviamente spendendo di più si ha di più, ovviamente questo è normalissimo. Qui ci sono i vari adattatori, poi questo AL mi sembra è per auto e questo è per biciclette. Qui vengono forniti anche altri 4 tappini, qualora perdeste il tappino ne avete altri 4 da sostituire. Bene, allora questo e questo lo mettiamo in parte. Come vi dicevo, appunto, vedremo magari fra i prossimi giorni se riesco a passare in quel negozio, che poi vi dirò perché non è detto che ci sia ancora. Mi sembra ne avevo visto uno, e è una grande catena, ovviamente, è un supermercato, quindi non è una cosa proprio professionale, specifica. Però ho visto, l'avevo aperto quando l'avevo visto e non mi sembrava male. Ovviamente è sempre uso hobbistico, e andrò a vedere di provarlo, magari me lo porto a casa, dai, vediamo, magari lo sostituisco al posto della portacarta che troverò
un altro posto dove metterlo. Vediamo un attimino se sono arrivati altri messaggi. Allora, linee guida puoi usare per piccoli lavoretti in garage, anche in condominio. Sì, sì, perché l'ho scelto appunto apposta per la silenziosità. Ovviamente, ti dirò Melania, ci sono anche altri tipi di compressore, anche più grandi, sempre silenziosi quanto questo, però sai, ho deciso, è stato un attimo di tra virgolette così, follia, nel senso ho detto l'ho visto e ho detto: "Sì dai, ci vuole". Perché a differenza ovviamente degli altri più grandi, questo io me lo posso, oltre che portare in giro tranquillamente, mettere in macchina e quant'altro come dicevo, ma anche metterlo in alto. Quindi io andrò nella mensola, lo andrò a posizionare, il peso non è eccessivo, quindi 15 chili non ci son problemi, e rimane lì. E quindi all'occorrenza io poi andrò a utilizzare l'arotolatore e via. Qualora dovessi andare via lo stacco e me lo porto via. Okay. Va bene dai ragazzi. Qui non arrivano più messaggi, mi sembra. Siamo in 6, non siamo in tanti. Magari, una cosa che ho visto ragazzi è che magari faccio le live, però le persone lo vedono sempre poi dopo, e quindi sicuramente poi verrà visto il video dai. Bene, io posso anche qui salutarvi se non ci sono messaggi, magari se non volete chiedermi qualcos'altro. Vi ho fatto vedere un attimino in linea di massima cosa ho preso. Eventualmente se vi piace, questo tipo di video me lo dite, perché ho altre cosette da poter far vedere, quelle di cui parlavo prima. Bene dai, ragazzi, cosa che dirvi? Grazie per essere stati qui con me. Abbiamo trascorso ormai quasi 40 minuti, anzi più di 40, quindi siete stati ben con me. Vi auguro, oggi siamo domenica, vi auguro una bella domenica, ragazzi. Mi raccomando, vi ricordo ancora, se non l'avete fatto, ovviamente di andare ad iscrivervi, perché siamo qui sui 2005, manca poco. E vediamo se riusciamo anche a organizzare qualche live, qualche altra live, che chi mi segue lo sa, mi piace, tra virgolette, mi diletto anche su questo, quindi magari andremo a vedere di conoscere qualche persona nel dettaglio, qualche canale, qualche persona, insomma, e niente dai, vi ricordo di iscrivervi ovviamente e attivare la campanella. Mi raccomando, è importante attivare la campanella, soprattutto in questi casi. Perché? Perché magari io faccio una live così a sorpresa e se avete la campanella attivata vi arriva subito la notifica e quindi mi vedete istantaneamente. Vediamo un attimino, aspetta, sempre Melania, ottimo. Anche il monopattino è un bell'argomento da trattare. Sì, esatto, soprattutto perché adesso, si vocifera, da quello che ho capito, che di un'assicurazione, non so se sia passata la legge, non lo so, anzi Melania se vuoi scrivermelo. Vediamo un attimo cosa. Allora, grazie Michele, è stato un piacere partecipare alla vostra live e alla prossima. Grazie. Eventualmente, ecco, un bell'argomento da trattare è anche quello, che puoi trattare Melania, per quanto riguarda l'assicurazione dei monopattini. Perché io è da un po' che ho questo monopattino e devo dire che io lo utilizzo quando non mi sposto in macchina, è comodissimo. Si riesce a percorrere tranquillamente grandi percorrenze, perché io con il monopattino riesco ad arrivare anche a 40 chilometri di percorrenza, quindi per me è più che sufficiente per spostarmi dove voglio. E niente dai ragazzi, detto questo, allora io vi saluto e niente dai, alla prossima. Mi raccomando, come dicevo, sì, attivare la campanellina così non vi perdete gli ultimi, non vi perdete, come in questo caso se esce fuori una live, non ve la perdete perché vi arriva subito la notifica. Bene dai, spero che il video vi sia piaciuto, la live vi sia piaciuta e noi ci vediamo a presto. Ciao ragazzi, un salutone. Ciao.